Salve a tutti. E allora andiamo a parlare del discorso di come procedere per fare un buon rodaggio sul motore. Vado a sfruttare un po' l'occasione sul motore del Fire per andare a dare alcuni accorgimenti, anche se poi diciamo il discorso sarebbe un po' più lungo, quindi almeno voglio dare come riferimento alcuni importanti passaggi che sono più importanti rispetto ad altri, proprio perché il discorso sarebbe molto più lungo da andare a parlare su diverse componenti. E allora, volevo sfruttare anche questo motore per poter parlare del rapporto di compressione che qualcuno mi aveva chiesto dei chiarimenti. Vediamo di sfruttare poi qualche altra occasione proprio perché in questo caso il tempo è stato un po' ristretto e devo concludere proprio perché anche io sono stato fermo un po' per andare a valutare alcune cose. Difatti già abbiamo pronto del materiale da poter andare di corsa a fare proprio perché siamo un po' stati relenti ultimamente e voglio andare a parlare su questo discorso del rodaggio del motore. Allora, iniziando per prima cosa da capire sempre il discorso del montaggio del motore, al di là che viene montato perfettamente, quindi andate controllate le giuste tolleranze, controllate la messa giusta, messa in fase, tutti i giochi possibili delle bronzine, degli abromotori, quindi andare a avere tutta questa accortezza di controlli. L'unica cosa da andare a fare bene nel discorso del rotaggio del motore sarebbe opportuno partire da un principio che tanti vanno a staccare le candele per poter purtroppo semplificare il procedimento di caricare l'olio attraverso la coppa proprio per mettere in pressione il circuito attraverso la pompa del motore stesso. In questo caso, proprio perché le prime cause di danni al motore partono già dall'inizio, quindi dall'inizio voglio dire che se un motore non è assemblato bene, se non si sono fatte dei dovuti controlli, se non viene fatto bene anche il caricamento dell'olio, proprio già il motore inizia con dei piccoli problemi, che poi questi piccoli si trasformano in problemi più grandi. Quindi io consiglio, se volete perdere un pochettino di tempo in più, di procurarvi al limite un attrezzo per poter, quindi una pompa anche manualmente come volete fare, una pompa esterna con un contenitore e andare a caricare il circuito dell'olio del motore esternamente, quindi andate a collegare un tubo nella parte del circuito primario, inserite la mandata dell'olio e mettete in pressione il motore stesso con una pompa esterna, proprio perché nei primi giri del motore, anche se non abbiamo la compressione perché andiamo a togliere le candele, ma c'è un attrito attraverso le bronzine, il carico delle molle che abbiamo sulla testata, che vanno a incidere proprio nello strofinamento delle parti in movimento, quindi dell'abbracambe sui tre supporto o su 5 quelle che sono, e anche tutti i bicchieri. Sì, è vero che in fase di montaggio andiamo a mettere dell'olio, qualcuno mette dell'olio con qualche additivo proprio per preservare più a lungo quel velo d'olio in fase di montaggio, però poi c'è la messa in fase e quindi si va a perdere un po' di olio, poi c'è chi magari stenta a montare il motore subito e perde qualche giorno in più e quindi l'olio si va ad asciugare un po' e si va a togliere dalle parti dove invece dovrebbe rimanere. Anche se onestamente voglio dire qualche cosa sul discorso della messa in fase, proprio perché è molto importante. Dobbiamo sempre posizionare il puntalino verticale con l'allineamento, dobbiamo seguire l'allineamento della guida della valvola,
quindi dobbiamo avere il puntalino perpendicolare, quindi se lo andiamo a mettere leggermente obliquo non abbiamo quel riferimento se vogliamo avere una lettura a punto morto dell'apertura della scarica della valvola di aspirazione o di scarico. Però io consiglio sempre di mettere in fase con la massima alzata proprio per evitare questi inconvenienti, anche perché abbiamo poco spazio dove andare a inserire il puntalino attraverso il piatto della punteria e il bocciolo della braccam. Di questo ne voglio fare qualche video più in là appena abbiamo un po' di tempo in più. E sul discorso proprio della messa in fase, ripeto, dopo aver messo tutto l'occorrente, basta mettere l'attrezzatura posizionata bene poi per la messa in fase, avendo stabilito qual è il cilindro di lettura, che lo andiamo a valutare con quel discorso di andare a leggere il diagramma della gamma. Andiamo a sfruttare quel cilindro per mettere in fase proprio la bracam con quel cilindro. In questo caso, avendo tutto l'occorrente posizionato, ci vorrà almeno 15-20 minuti, non di più, per mettere in fase la bracam, proprio perché si restringono i tempi di messa in fase. Basta prendere un pochettino di dimestichezza in più con il diagramma. Per questo dico, ne andiamo a parlare più avanti su questo discorso. Quindi mi sto dedicando a passare su questo lavoro, che faremo un video dedicato subito dopo. Per il discorso del rotaggio, quindi andiamo a mettere l'olio al limite se qualcuno vuole utilizzare qualche tipo di olio leggermente meno performante, lo utilizziamo per una messa di rotaggio, che poi dobbiamo subito togliere l'olio, quindi non utilizzare mai in gara. Certo, è più conveniente utilizzare lo stesso olio, proprio perché si va a contaminare poi il motore di quel tipo d'olio, e a volte due oli diversi non vanno a lavorare bene. Quindi una volta fatto il giusto rotaggio, portando il motore altalenante a livello di giri, farlo stabilizzare penso 3 minuti a un tot di giri, e poi rilasciarlo un po' al minimo, portarlo un po' con qualche giro, 500 giri in più. Comunque fare il giusto rotaggio è importante, e ad avere subito l'accortezza di andare a scaricare l'olio e andare a cambiare sia il filtro e l'olio stesso, proprio perché ci sono tanti che giustamente qualche team, non dico famoso perché ma più che altro perché è giusto fare così e hanno la possibilità, una volta andato a ruotare il motore con le giuste procedimenti, non si fa altro che, per avere qualche cavallo in più che vengono persi nella fase di rotaggio, proprio andare a smontare la testata per andare a sostituire proprio i segmenti sul motore, proprio perché in fase di assestamento dei segmenti nel cilindro, a parte che nel cilindro abbiamo una levigatura di spazzolatura che viene fatta come finitura, e questa levigatura è molto importante sia come angolazione in gradi dell'apertura dell'incrocio, che questa va a determinare sia il consumo dell'olio e la scorrevolezza anche dei segmenti. E un'altra importanza pure nell'assestamento dei segmenti, quindi si va a assestare sia la finitura a livello di increspature vista al microscopio della superficie, quindi quando noi andiamo a valutare una superficie c'è sempre una rugosità, piccola o grande che sia. Nella fase di rotaggio vengono eliminate tutte queste increspature e il cilindro diventa più liscio, quindi abbiamo questo consumo che va a assestare con i segmenti, quindi è questo che va a determinare anche l'usura dei segmenti nella prima fase di rotaggio. Per questo è consigliabile smontare per avere qualche cavallo in più
e sostituire i segmenti. Capisco che c'è una spesa in più e tutto questo lavoro, però purtroppo questo è il procedimento giusto da fare. E qualcuno, voglio dare qualche consiglio, qualcuno invece va ad adottare un altro tipo di sistema, quale? Su alcuni motori dove si ha la possibilità, in fase di lavorazione dei segmenti, quindi se un segmento deve andare con una tolleranza di apertura delle estremità con un sondaggio da 25 a 35, da 35 a 40, in base alle caratteristiche del motore, se sia aspirato, turbo o il tipo di segmenti che si vanno a montare, si vanno a scegliere dei segmenti leggermente più maggiorati. Cioè, se dobbiamo fare un motore che sia, come in questo caso, un motore 1200 sia 78 come diametro, si vanno a mettere dei segmenti, si vanno a scegliere dei segmenti di qualche decimo più maggiorati e si vanno a portare a misura limando con un attrezzo opportuno le punte dei segmenti proprio per andare a dare una tolleranza di accoppiamento leggermente più inferiore. Quindi se dovremmo fare il sondaggio dei segmenti per andare a controllare lo spazio che rimane, ipotizziamo da 0,30, lo facciamo 0,20, così in fase di rotaggio, che si perderà leggermente più tempo per poter avere più delicatezza nell'assestare i segmenti, proprio perché si vanno consumando, non facciamo altro che andare ad eliminare quell'inconveniente e smontare la testata per poter cambiare i segmenti. Questo è un altro sistema da poter adottare. Poi giustamente è quello che dovete andare a scegliere voi, dipende un po' dalla possibilità che potete avere. L'importante è che in questo caso, facendo questo tipo di assestamento dei segmenti, che sono leggermente più chiusi, dovete avere l'accortezza di, in fase di rotaggio del motore, stare un pochettino più attenti, proprio perché dobbiamo aspettare questo consumo lieve che dobbiamo fare creare ai segmenti. Questo ci prolungherà sia la tenuta della compressione più prolungata e anche allo stesso tempo avere un assestamento del cilindro con il proprio segmento, quindi non lo andiamo a smontare più. L'importante è poi dopo andare a scaricare subito l'olio, proprio per non avere inconvenienti dopo. Quindi olio, filtro olio, e se ci sono altre parti sulla coppa da poter togliere l'olio di più possibile, quindi lasciare meno residui di quest'olio contaminato proprio dall'assestamento del motore, proprio perché in fase di assestamento ci sono tutti questi componenti di allineamento di abbracamme, bicchiere, bronzine, albero che non sono perfettamente allineati e c'è questo assestamento che è all'inizio proprio in fase di rotaggio del motore. Ci andiamo ad aggiornare poi più avanti. Chi ha qualche dubbio, qualche domanda da porre, lo faccia pure sul mio canale. Mi sarebbe piaciuto andare a provare qualche motore fuori, se vediamo più avanti con il tempo, appena si sistema un po' e qualcuno mi dà questa possibilità, vediamo di qualche amico possiamo provare qualche cosa. Anche in questo caso mi sarebbe piaciuto pure farvi vedere un po' il tipo di rotaggio, come poterlo eseguire bene, ma ripeto, su questo, a parte il tempo, non ho come poter fare, anche perché diciamo sui motori tanti hanno un po' di riservatezza, come giusto che sia, e quindi non sono le classiche modifiche che uno fa vedere così a cofano aperto per andare a vedere un po' quello che c'è fuori, che si vede un po' a vista. Andare a parlare un po' su qualche cosa di tecnico proprio sul motore, non sono tanti che desiderano poterlo divulgare a tanti. Quindi
Vediamo poi un po' più là se riesco anche con il tempo ad avere questa possibilità di andare a provare un po' qualche macchina e andare a descrivere un po' il comportamento e vederla un po' provare. D'accordo? Lasciate un mi piace e condividete sul vostro pagina Facebook e un po' chi lo vuole i miei video.